Ciao, vi do il benvenuto sul mio canale. In questo video parleremo di Lucky Luciano, il boss forse più importante di tutti i tempi. Lucky Luciano, nato a Lercara Friddi nel 1898 in provincia di Palermo, in realtà si chiamava Salvatore Lucania. Lucky gli venne dato come soprannome in quanto nel 1929 venne ritrovato in spiaggia in America, accoltellato e con la gola squarciata, ma riuscì a sopravvivere e da lì fu chiamato Lucky, cioè fortunato. Si trovava in America perché emigrò con la famiglia nel 1905 a New York, dove si lega a Mayerland e formano una banda di estorsione nella scuola da bambini in cambio di un penny al giorno per la protezione. All'età di 18 anni venne condannato per possesso di eroina, essendone sia consumatore che spacciatore. Poi, quando fu scarcerato, si legò alla famiglia di Johnny Torello, conoscendo in quella nuova banda Al Capone e Frank Costello. Comincia così ad occuparsi dello sfruttamento della prostituzione e del gioco d'azzardo. Per le prostitute era conosciuto come infame perché le rendeva prima dipendenti dall'eroina e poi le faceva prostituire. Qualche anno dopo Lucky comincia a contare un po' di più e viene assoldato da Joe Masseria, detto Joe the Boss, nonostante gli altri mafiosi lo consideravano un disonorato perché era nel giro della prostituzione e la prostituzione non era ben vista nella mafia. Era un'attività che non piaceva. Poi nel 1930 si trova nel mezzo della guerra castellammarese tra il suo boss Masseria e Salvatore Maranzano, ma a Luciano non piaceva la guerra perché faceva male agli affari. Così nel 1931 nel ristorante Scarpatos Luciano sta pranzando insieme a Masseria. Poi Luciano si alza per andare in bagno e nel mentre tre killer, Adonis, Anastasia e Sigel, entrano e uccidono Joe the Boss. A quel punto Lucky Luciano si accorda con Maranzana e lo fa eleggere capo di tutte le famiglie di New York e a Luciano passò tutte le attività di masseria. Qualche mese dopo, però, solo esattamente dopo 5 mesi, Maranzano voleva eliminare Lucky Luciano, ma ne venne a conoscenza. Così, quando fu convocato da Maranzano, insieme a Vito Genovese, fecero presentare 4 killer travestiti da finanzieri e uccisero Maranzano. Ucciso il boss, Luciano fece eliminare un centinaio di mafiosi in America, diventando il capo della mafia americana. Organizzò la commissione, la prima, che aveva lo scopo di riunire le principali famiglie mafiose di New York. Nel 1936 però fu arrestato per sfruttamento della prostituzione, ma in carcere continuò a dirigere Cosa Nostra Americana tramite Vito Genovese. Nel 1943 offre il suo supporto agli Stati Uniti per lo sbarco in Sicilia e per quel motivo lo Stato degli Stati Uniti rese la grazia a Lucky Luciano per aver offerto il suo supporto alla Marina americana. Così nel 1946, quando era finita la guerra, fu liberato a condizione però che tornasse in Italia e rimanerci. A febbraio del 1946 tornò a Palermo. L'anno successivo però riandò a Cuba per tenere la forse più grande riunione mafiosa di sempre, dove si stabilì la gestione del traffico di droga e riuscì a respingere anche l'attacco da parte di Vito Genovese alla sua leadership, uscendo da quella riunione come il capo dei capi. Dopo tornò in Italia e condusse i suoi affari illeciti fino al 1962. Quel giorno fu contattato da un cinematografo, da un regista. Questo produttore lo contattò perché voleva fare un film sulla sua vita. Lucky accettò. Si diedero appuntamento all'aeroporto di Napoli. Il 26 gennaio del 62, quando giunse all'aeroporto di Napoli, Lucky Luciano ebbe un infarto, morendo all'età di 64 anni. Molti pensarono subito a un omicidio, ma Lucky, il fortunato, come in quella spiaggia del 1929, questa volta
non ce l'aveva fatta, era morto davvero. Grazie per aver guardato il video. Vi invito a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su altri personaggi che usciranno. E se vi piacciono questi contenuti vi invito anche a farvi un giro nel mio canale. Spero di rivederti presto. Ciao.